Benvenuti sul mio canale, io sono Anna e vorrei condividere con voi il mio interesse per le storie di True Crime. Se anche voi volete approfondire e riflettere su queste vicende, vi invito a farlo insieme a me, a iscrivervi al mio canale e a lasciarmi tanti like di supporto. Una bellissima bambina dai grandi occhi azzurri con un sorriso illuminante che nessuno di noi ha potuto dimenticare. Oggi vi racconto la storia di Matilda Borin. Rovasio è un piccolo centro di poco meno di 2500 abitanti in provincia di Vercelli. È a Rovasio, in via Provinciale 83, che all'epoca dei fatti viveva da solo Antonio Cangialosi. Viveva in una villetta di 2 piani circondata da un grazioso giardino. L'uomo viveva al piano sottostante, in un appartamento che era formato da una cucina, un soggiorno, una camera da letto e un bagno. Al piano sovrastante invece abitava il proprietario di quell'immobile. Una villetta che si presentava molto più che dignitosa, soprattutto considerando il lavoro di Cangialosi, che all'epoca aveva un lavoro intermittente come guardia giurata. Quello che è successo nel pomeriggio del 2 luglio 2005 in quell'appartamento ancora non è stato chiarito. L'unica certezza è che quel giorno in quell'appartamento la piccola Matilda Borin è stata uccisa. Erano presenti solo 3 persone quel giorno. La piccola Matilda Borin, che era nata il 22 agosto del 2003, sua mamma, Elena Romani, un hostess di 31 anni, e il compagno di lei, Antonio Cangialosi, una guardia giurata di 33 anni. Elena Romano e Antonio Cangialosi avevano appena iniziato una convivenza. Elena Romani aveva interrotto nella primavera del 2004 la relazione dalla quale era nata la piccola Matilda. La donna infatti non accettava che il suo convivente, Simone Borin, il titolare di un'impresa di pompe funebri, facesse uso di sostanze. La separazione era avvenuta civilmente. I due erano rimasti in buoni rapporti. Elena era andata via con Matilda, che l'uomo vedeva però frequentemente. Elena sperava di trovare presto un altro uomo che facesse le veci del padre naturale per Matilda, con la quale, a detta di molti testimoni, Elena era molto unita e legata. Nel dicembre del 2004 Elena aveva conosciuto nel centro commerciale dove lavorava come hostess Antonio Cangialosi, un vedovo, anche lui impiegato in quel centro commerciale come addetto alla sicurezza. Tra di loro si era intrecciata subito una relazione, anche se all'inizio era partita un po' a rilento per via dell'esitazione con cui l'uomo aveva chiuso una precedente relazione. Con l'avanzare dei mesi la loro storia divenne sempre più seria, tanto che i due avevano programmato di iniziare una convivenza in cui era prevista anche la presenza di Matilda. Elena aveva detto chiaramente ad Antonio che lei cercava una figura paterna per la sua Matilda e Antonio si era messo a disposizione. Avevano quindi cominciato a fare qualche esperimento di convivenza, ciascuno a casa dell'altro. A volte era il Cangialosi che andava a Legnano a casa di Elena e a volte era Elena che con Matilda andava a Rovasio a casa del Cangialosi. Erano sorte però subito delle difficoltà generate dalla reazione di rifiuto della piccola Matilda nei confronti dell'uomo. La bambina aveva proprio delle reazioni di rifiuto sia fisico che psicologico di fronte ad Antonio. Nonostante l'uomo sembrasse prodigarsi per riuscire a instaurare una relazione con la bambina basata sull'affetto e sul calore, ad ogni tentativo di approccio Matilda reagiva con crisi di pianto. Aveva poi cominciato a rifugiarsi tra le braccia della mamma e inoltre aveva sviluppato una reazione ancora più inquietante. La bambina infatti era presa da frequenti conati di vomito ogni volta che veniva a contatto con quell'uomo che la mamma voleva inserire nel loro rapporto. Queste reazioni di Matilda avevano cominciato a rappresentare un innegabile problema, perché Elena
non voleva assolutamente separarsi da sua figlia e non voleva neanche trascurare questi evidenti malesseri e non voleva neanche mettere in secondo piano queste reazioni di disagio manifestate dalla sua bambina. La nonna materna aveva tentato anche di chiarire le cause di quel malessere e quindi si era rivolta ad una neuropsichiatra che aveva visitato Matilda e che aveva detto che non era il caso di rinunciare a stringere quel legame con il compagno della mamma e che quegli episodi di vomito non erano altro che una manifestazione inconscia, una somatizzazione della gelosia causata dal fatto che la bambina vedeva nell'uomo un intruso che entrava nel loro rapporto per portarsi via l'affetto della sua mamma. Anche per questo motivo si è deciso di mandare la piccola Matilda in vacanza con la nonna e la sorella della nonna per tutto il mese di giugno, dal 2 al 27. E durante quest'arco di periodo era stata visitata soltanto nel weekend dal nonno, a volte dalla mamma e in una sola occasione anche dal Cangialosi. La bambina era ritornata ristorata da questa vacanza, non presentava più quei sintomi di vomito e così Elena non ha voluto farsi scappare l'opportunità di rifare un tentativo di convivenza nel weekend del 2 di luglio a Rovasio, a casa di Antonio. Anche perché il 4 luglio la donna avrebbe dovuto iniziare un nuovo lavoro e aveva intenzione di affidare Matilda alle cure di Antonio, sempre che ovviamente quegli episodi di malessere e di insofferenza non si fossero più manifestati. Si trattava in pratica di verificare se il periodo che la bambina aveva trascorso al mare era stato utile per farle passare quella difficoltà emotiva nell'accettare Antonio. Quell'esperimento di convivenza di quel weekend era molto importante per la coppia perché se fosse andato male avrebbe sicuramente avuto delle ripercussioni negative, avrebbe allontanato nel tempo la possibilità di vivere uniti e sereni sotto lo stesso tetto. Proprio per questo motivo, per dimostrare di essere in grado di poter prendersi cura della piccola Matilda, Antonio, quel sabato dopo pranzo, dopo aver pranzato con i vicini di casa del piano superiore, aveva portato da solo nell'appartamento sottostante la piccola Matilda per farle fare il riposino. Elena era rimasta con la coppia di vicini di casa per finire di riassettare e quando è tornata nell'appartamento Antonio gli ha detto che la bambina si era addormentata senza nessun problema subito. Gli aveva anche detto di non andarla a controllare per evitare di svegliarla. La piccola Matilde infatti era stata messa a dormire solo col pannolino sul letto matrimoniale della camera da letto. Dopodiché Antonio ed Elena si erano accomodati sul divano dove avevano consumato un rapporto, sicuri del fatto che la piccola Matilda in camera da letto non li avrebbe sentiti e che stava dormendo. Dopodiché anche loro si sono addormentati. Quello che succede da questo momento in poi può essere ricostruito soltanto dalle dichiarazioni rilasciate separatamente da Elena e Antonio. In alcune parti queste dichiarazioni combaciano, in altre sono diverse. La parte nella quale combaciano è quella relativa al fatto che i due dopo il rapporto si sono addormentati, che hanno dormito per un periodo di tempo superiore ad un'ora, ma forse anche di più, e che anche Matilda in questa fase stava dormendo, solo che si è svegliata prima di loro. Elena dichiara di essersi svegliata intorno alle 16:15, 16:20 a causa della suoneria del suo cellulare e di aver sentito sua figlia che la chiamava. Allora si era vestita frettolosamente, indossando jeans e maglietta e si era diretta verso la camera da letto, mentre Antonio ancora dormiva sul divano. Una volta entrata in camera si era accorta che Matilda aveva vomitato di nuovo e allora l'aveva presa in braccio, l'aveva consolata e l'aveva portata in bagno per lavargli il viso e i dentini. Elena aveva constatato che la bambina si era calmata, che non aveva più i conati di vomito e allora l'aveva presa per mano e era tornata in camera da letto. Aveva preso il coprimaterasso e il cuscino e con la bambina era ritornata in bagno per lavarli. Mentre li stava lavando è sopraggiunto Antonio, al quale ha riferito che la bambina aveva avuto un altro episodio di vomito.
Antonio gli aveva detto di non preoccuparsi per le cose sporche, ma Elena voleva terminare quel lavoro. Quindi ha finito di lavare il coprimaterasso e lo ha portato in cucina dove l'ha messo in lavatrice e poi voleva uscire e di andare a stendere il cuscino in giardino. Elena dice ad Matilda di stare con Antonio mentre lei esce a stendere il cuscino. Antonio le doveva far vedere il film dei 3 porcellini, che era già nel videoregistratore perché Matilda l'aveva visto anche al mattino. Elena racconta di aver lasciato Matilda in piedi tra la soglia della cucina e del soggiorno, che stava relativamente bene, era tranquilla e sembrava disposta a voler vedere il film. Antonio Cangialosi invece ha riferito di essersi svegliato esattamente alle 16:20 e di essersi subito reso conto di essere rimasto solo sul divano e di aver raggiunto Elena e Matilda in bagno. Quando è entrato ha visto Elena china sul lavandino, intenta a lavare il coprimaterasso e il cuscino, mentre Matilda era in piedi sul cesto della biancheria sporca. Quando è entrato Antonio, Elena gli ha riferito subito che la figlia aveva avuto un altro episodio di vomito. L'uomo gli aveva risposto di non preoccuparsi per le lenzuola sporche, di prendersi cura della sua bambina. Ma Elena gli aveva risposto che voleva finire il lavoro, uscire e stendere il cuscino. Aveva quindi invitato Matilda a stare con lui. La piccola Matilda in quel momento era sveglia, vigile, chiamava la mamma e non aveva particolari segni di malessere se non delle labbra estremamente bianche, cosa che aveva colpito Antonio. L'uomo aveva preso in braccio Matilda, l'aveva portata in cucina, l'aveva fatta sedere sul tavolo e le aveva messo una bandana. L'aveva ripresa in braccio di nuovo e l'aveva fatta sedere sul divano, mentre la madre stava uscendo per stendere il cuscino. Mentre Elena era già uscita, Antonio ha chiesto a Matilda dove poteva sedersi sul divano e la bambina gli aveva indicato il lato opposto. L'uomo a quel punto dice di essersi girato solo per qualche secondo per recuperare il telecomando e avviare il film dei 3 porcellini, ma quando si è girato la piccola Matilda era priva di sensi. Allora l'uomo l'aveva presa e l'aveva portata subito in cucina per cercare di rianimarla con dell'acqua sul volto. Ed è in quel momento, quando era intento in quelle operazioni, che Elena è rientrata dal giardino. Elena dichiara di essere uscita di casa, di aver costeggiato il perimetro della casa per arrivare fino allo stenditoio, di aver trovato il cane del convivente e di averlo accarezzato, di aver steso il cuscino e di essersi diretta di nuovo verso la porta dalla quale era uscita. E quando era passata davanti alle finestre del soggiorno aveva sentito il suo compagno chiamarla e allora si era affrettata e quando è entrata in casa ha trovato Antonio in cucina con in braccio Matilda priva di sensi e bianchissima. Allora la donna ha preso subito sua figlia, l'ha portata in camera da letto sul letto matrimoniale e ha cominciato le manovre di rianimazione. Intanto i 2 hanno scartato subito l'ipotesi di portare Matilda con la loro auto nel più vicino ospedale che distava qualche chilometro. Decidono di chiamare subito il servizio di emergenza sanitaria al numero 118 per fare intervenire quanto prima un'ambulanza. E mentre Antonio chiamava il 118, Elena non ha mai smesso di praticare le manovre di rianimazione che aveva imparato grazie al suo lavoro di hostess. Nel frattempo nell'appartamento erano scesi i vicini di casa, allarmati dalle urla e dal trambusto, e la moglie aveva affiancato Elena nelle manovre di rianimazione, mentre il marito era lì a fianco. La prima telefonata al 118 che è partita dal cellulare del Cangialosi è segnalata e registrata alle 16:41. L'uomo chiede l'intervento per una bambina che si è sentita male all'interno della sua abitazione e che sta molto male e rischia di morire. Si susseguono poi diverse telefonate. Alle 16:45 è il 118 di Borgo Sesia in una telefonata non registrata che chiama sul cellulare del Cangialosi. Alle 17 il Cangialosi chiama di nuovo il 118, gli rispondono da Biella e sollecita un pronto intervento. Alle 17:12 chiama invece il 118 di Borgo Sesia sul cellulare di Cangialosi
mentre alle 17:13 parte una telefonata dal cellulare di Antonio verso il comandante dei carabinieri di Masserano, che non è di competenza di quel posto, ma che è un amico di Antonio, al quale l'uomo chiede di intervenire per accelerare i soccorsi. Nel frattempo, alle 17:04 era arrivata l'ambulanza e un medico aveva iniziato immediatamente le manovre di rianimazione su Matilda, sostituendosi a Elena, che le aveva iniziate e non aveva mai smesso da quando aveva preso in braccio la bambina dal Cangialosi. In seguito era atterrato anche l'elicottero, con all'interno un altro medico, su sollecitazione del medico che stava già intervenendo su Matilda. Purtroppo però l'intervento dei due medici non è servito a nulla e Matilda è stata dichiarata morta alle 17:40 per arresto cardiocircolatorio. Saranno poi le risultanze medico-legali a stabilire i fatti che hanno condotto alla morte di Matilda. Matilda è morta in seguito a uno shock emorragico da schiacciamento. La piccola ha subito un trauma dorsale che le ha provocato delle lacerazioni multiple al fegato, alla sezione del rene destro e a tutto il rene sinistro. Inizialmente gli inquirenti hanno ritenuto erroneamente che quelle ferite fossero state causate da un calcio, mentre Matilda è morta per un trauma da schiacciamento, per una forte pressione causata o da un ginocchio o molto più probabilmente da un piede sul suo dorso. Dall'esame autoptico è emerso che Matilda aveva un grosso livido sulla schiena e 2 lividi simmetrici all'altezza delle ossa delle anche. Inoltre aveva una serie di lividi sulla parte sinistra del corpo, un livido frontale e dei lividi sul braccio e sull'avambraccio. Risultava inoltre una frattura a destra della settima costa a livello ascellare posteriore, che le aveva causato una piccola lacerazione pleurica con un'abbondante infiltrazione emorragica. Il grosso livido dorsale è compatibile con l'impronta o di un ginocchio o di un piede e i 2 lividi che Matilda aveva all'altezza delle anche dimostrano che la forza lesiva che ha ricevuto non l'ha spinta nel vuoto, ma che l'ha spinta e schiacciata su una superficie semirigida. Probabilmente Matilda stava scendendo o dal letto o dal divano, girata di schiena, come fanno tutti i bambini che ancora non camminano bene, e qualcuno deve averla bloccata o con un ginocchio o con un piede, applicando però una forza smisurata. Matilda in seguito è caduta provocandosi quelle piccole escoriazioni ecchimosi sul lato sinistro. Dopodiché il suo aggressore l'ha afferrata con la sola mano destra, prendendola sotto l'ascella e causandole ulteriori fratture. Un gesto di stizza, su questo sono tutti d'accordo. Chi ha aggredito in quel modo Matilda non l'ha fatto per ucciderla. L'autopsia stabilì che il trauma costale non fu contestuale al trauma da schiacciamento e che non fu neanche causato dalle manovre di rianimazione. L'autopsia stabilì che si trattava di un secondo fatto traumatico. Infatti, intorno alla frattura costale fu rinvenuta una forte infiltrazione emorragica, cosa che è avvenuta per forza prima dello shock, perché altrimenti non ci sarebbe stato così tanto sangue e quindi quella frattura non è stata causata dalle manovre di rianimazione. Alla luce di questi fatti, secondo i medici legali, la versione di Antonio è poco credibile. Con lesioni del genere, il collasso di una bambina di 2 anni, ma anche di un adulto, è istantaneo, non può avvenire dopo 19 minuti. Come anche il fatto che Antonio riferisce che Matilda avesse le labbra bianche, perché se fosse già subentrato lo shock ci sarebbero stati anche altri sintomi. Lo shock non si manifesta con un solo sintomo. La macchina della giustizia italiana si mise subito in moto, ma con esiti drammatici. La prima ad essere indagata e poi assolta è Elena Romano. Prima però ha fatto 118 giorni di carcere e 153 di arresti domiciliari. Alla fine, nel 2012, è arrivata la sentenza della Corte di Cassazione, non colpevole. La donna commentò: la mia bambina deve aver giustizia, io sono innocente e me l'hanno dimostrato. La mia bambina sa che io non ho fatto niente. Nel 2014 fu la volta di Antonio Cangialosi a finire rinviato a giudizio. La sentenza finale, a 16 anni dalla morte di Matilda, si ebbe
il 2 febbraio del 2021. L'uomo fu giudicato non colpevole. Fu stabilito che l'uomo non avrebbe avuto il tempo materiale per colpire la bambina nel breve lasso di tempo in cui fu lasciato solo con lei. Secondo la giustizia italiana, dunque, nessuno provocò la morte di Matilda, una bimba di soli 22 mesi. Nessuno delle due persone che erano in quella casa con lei l'ha uccisa. Questo è successo perché i due processi si sono celebrati separatamente. Non sarebbe potuto succedere se il processo fosse stato solo uno. L'unica certezza in questo caso è che Matilda non ha avuto giustizia. Il colpevole del suo omicidio non è stato ritrovato. Il caso però è ormai purtroppo irrimediabilmente chiuso, anche se una delle due persone presenti in quell'appartamento è l'assassino. Nella foto di Matilda che noi tutti ricordiamo e che ha campeggiato sui giornali dal 2005, la piccolina sorride con in testa un cappello più grande di lei. Matilda ride in quella foto. Matilda che continuerà ad avere sempre 22 mesi. Nell'ottobre del 2022 è venuto a mancare anche il papà di Matilda, Simone Borin, a soli 46 anni. L'uomo non si era mai ripreso dal trauma della perdita della figlia 18 anni prima in quel modo e anche il corso della giustizia non aveva certo aiutato a lenire quel grandissimo dolore. Mi auguro che questo video sia stato di vostro interesse. Io vi aspetto sempre qui, sempre domenica alle 10. Un bacione, ciao!